Ho appena visto un tutorial sul canale di In The Mix di Michael, uno dei componenti del duo Miavono, dei quali una volta ho anche vinto un remix contest, in cui spiega veramente bene le basi della teoria musicale elettronica, perché veramente nessuno ti spiega le basi. Se hai imparato a fare musica guardando video tutorial, saprai sicuramente che loro ti spiegano come fare una canzone come Avicii direttamente, che è qualcosa di complicato. Lui ci ha messo 10 anni per arrivare a quel punto e loro te lo spiegano in 4 minuti. Ma la verità è che nessuno ti spiega le basi, quindi andiamo a vedere. Nel video Michael spiega che quasi tutti i suoni sintetizzati sono composti da 4 forme d'onda principali, che sono sine, triangle, square e saw. Iniziamo suonando una forma d'onda sine. Vediamo che la forma d'onda sine si presenta così. È un'oscillazione che si ripete ad intervalli regolari. Ad oscillazioni diverse corrispondono suoni diversi. Andiamo a vedere cosa succede quando suoniamo un'onda triangle. In questo caso vediamo che l'oscillazione non presenta più delle curve come prima, ma oscilla seguendo una forma a triangolo. Questo cosa significa? Significa che il suono, partendo dal punto 0, raggiunge un picco e poi cala. È importante notare che nella fase crescente impiega lo stesso tempo che impiega nella fase calante. Ovviamente il nostro orecchio non riesce a sentire questa differenza, il suono viene fatto oscillare velocemente. Il nostro orecchio percepisce solamente una differenza di suono. Andiamo ad ascoltare un'onda square. Vediamo che l'onda square, quando raggiunge un picco, mantiene quel valore per un certo periodo di tempo e poi cala. È importante notare che sale di botto e poi cala anche di botto, a differenza della triangle wave che saliva piano e scendeva piano. Per ultimo vediamo la saw wave, che può sembrare simile alla triangle, ma è differente perché mentre la triangle saliva lentamente e scendeva lentamente, la saw sale lentamente ma scende di botto, e questo risulta in una differenza di suono. Ok, la teoria in musica elettronica si basa sul concetto di sintesi additiva e sottrattiva. Che cosa significa? Abbiamo visto come suonano le singole forme d'onda, ma cosa succede se le faccio suonare tutte insieme? Pongo a zero tutti i volumi e faccio suonare le forme d'onda tutte insieme. Vediamo che non viene mostrato niente perché i volumi sono a 0. Se alzo quello del sine, viene mostrata la forma d'onda del sine, e così per tutte le altre. Se faccio suonare sine e square contemporaneamente, vediamo che quello che ottengo è qualcosa del genere. È una somma tra le due forme d'onda. È una sorta di square con i picchi arrotondati. E lo stesso accade con forme d'onda diverse. Questa è la somma tra una triangle ed una saw. Vediamo che più forme d'onda sommo, più complesso sarà il suono risultante. Questa viene chiamata sintesi additiva. Per quanto riguarda la sintesi sottrattiva, vi faccio vedere come funziona utilizzando un equalizzatore e quindi andando a rimuovere determinati tipi di frequenze. Una forma d'onda triangle si presenta così con gli alti tagliati, mentre così è quella normale. Allo stesso modo guardiamo cosa succede quando vado a tagliare i bassi. L'onda cresce lentamente e poi cala velocemente. Il prossimo concetto che andremo a vedere è quello di unison. Questo è il nostro oscillatore. Quindi guardate solo questa parte. In questo caso vediamo che di default abbiamo un'onda saw. Tramite questo pulsante possiamo modificare il valore dell'unison del suono. Ascoltiamo il suono suonando solo una nota. Utilizzando l'unison possiamo aggiungere più voci al suono, facendolo suonare un po' più ampio. Questo è il suono a 16 voci, mentre questo è il suono ad una voce. Possiamo anche modificare il modo in cui suona una forma d'onda utilizzando il detune. Il serum vi mostra anche graficamente come avvengono i cambiamenti nelle vostre forme d'onda. Guardiamo cosa succede quando vado a modificare il detune. Un po' di detune farà suonare la nostra forma d'onda in modo più pieno. Attenzione però a non esagerare con il detune, perché troppo risulta in un suono strano. Un altro aspetto che andiamo a vedere è quello di filtro. Ok, andiamo a suonare degli accordi. Questi accordi li sto suonando utilizzando una semplice forma d'onda saw con 2 voci ed un po' di detune. Andiamo a vedere come funziona il filtro. Il filtro si trova in questa sezione qua.
Quindi per ora guardate solo questa, tutto il resto non importa. Tramite il valore di cutoff possiamo andare a tagliare determinati tipi di frequenze. In questo caso stiamo tagliando le frequenze alte. Solo quelle basse passano. Ci sono diversi tipi di filtro, come ad esempio anche quello che taglia le frequenze basse. Ci sono anche diversi tipi di filtri strani, come ad esempio questo. Il prossimo concetto è uno dei più importanti, è il concetto di ADSR, che sta per Attack, Decay, Sustain and Release. Il serum ci mostra in maniera grafica come avviene questo processo. Questo è il riquadro relativo. Come potete vedere, qua abbiamo dei valori di Attack, Decay, Sustain e Release. Il serum fornisce anche un valore di Hold, che però non andremo ad utilizzare. Questi 4 valori determinano la forma del suono ed il volume. Ad esempio in questo caso vediamo che quando vado a suonare una nota, se metto un attack veramente basso, la nota inizierà subito, appena premo il pulsante. Un attack più alto mi dà il tempo di far partire il suono lentamente. L'attack misura il tempo che impiega il suono per andare dal volume 0 al volume massimo. Con un attack di questo tipo il suono impiegherà più tempo per raggiungere il volume massimo. Più alto è il decay e più tempo impiegherà il suono. Il valore di release, allo stesso modo, misura quanto tempo impiegherà il suono per passare dal punto di volume massimo al punto di volume 0. Ad esempio, se pongo un release veramente basso, il suono a un certo punto si bloccherà. Se pongo un release alto, il suono farà come una specie di dissolvenza. Posso anche modificare la velocità con il quale questa transizione avviene. Posso farla veloce o posso farla lenta. Il sustain rappresenta la differenza che ho nel passare tra il punto di volume massimo del suono al punto in cui la release incomincia. Ad esempio, se voglio che il suono, anziché salire al punto massimo e direttamente scendere, abbia una specie di sbalzo e inizi a calare direttamente da un determinato punto, questo lo faccio con il sustain. Ponendo un sustain di questo tipo, il suono avrà una forma del genere. Ascoltate come quando raggiunge il picco cala direttamente e poi cala lentamente secondo il release che abbiamo messo. Il decay mi serve a dare il tempo al sustain di effettuare la sua transizione. Posso anche non volere uno sbalzo netto tra il punto di massimo volume e il punto in cui inizia il release, quindi faccio arrivare il punto in cui inizia il release lentamente. Questo lo faccio con il decay. Questo è il punto in cui inizia il release, lo posso spostare. Vediamo come andiamo a modificare il nostro suono rendendolo sempre più complesso. In questo caso ascoltiamo che c'è una transizione più liscia. Mentre se pongo il decay a 0, andiamo a vedere cosa succede quando modifico questi parametri utilizzando degli accordi. Pongo l'attack a 0 di nuovo. Proviamo ad aumentare l'attack. Se pongo il release a 0, notiamo che avrò una interruzione nel suono. L'ideale è giocare con questi parametri per capire quello che più si addice al suono che vuoi ottenere. L'ultimo concetto veramente importante di cui ti voglio parlare è quello di LFO, che sta per Low Frequency Oscillator. Questo è un punto in cui veramente molti si confondono. Low frequency non significa che va a modificare il low end del suono o i bassi, significa semplicemente che il suono va ad oscillare a frequenze che sono basse, ad esempio tra 0 e 30 o 40 Hz. È qualcosa che il nostro orecchio non può riconoscere. Questo è il grafico relativo all'LFO.
Il grafico funziona nello stesso modo del grafico del ADSR. Abbiamo un punto in cui il volume raggiunge il picco massimo e un punto in cui ritorna a zero. L'LFO lo utilizzeremo per modulare il filtro del suono. In questo momento non è importante come, lo spiegheremo in un video futuro, per ora sappiate che si può modulare il filtro. Significa che non sarà più il volume del suono ad essere modulato, cioè cambiato di valore, ma sarà il valore del filtro. Vediamo come funziona. Vediamo che il filtro inizia a fare una sorta di onda, crescendo e decrescendo automaticamente. Possiamo anche cambiare il valore del rate, che indica ogni quanto il filtro ha questa variazione. Ad esempio, se lo poniamo ad un bar, la variazione occuperà uno spazio di tempo pari a 4 battute. Possiamo farla più veloce, ad esempio mezzo bar. Questo significa che la variazione avverrà una volta ogni 2 battute. E così possiamo giocare anche con questo valore, ad esempio ponendolo ad un ottavo. Ottenendo suoni veramente interessanti. Ok, questo non era veramente l'ultimo punto, perché l'ultimo punto parleremo degli FX. Serum ti permette di aggiungere degli effetti direttamente all'interno del sintetizzatore. Ad esempio andiamo ad aggiungere un po' di distorsione, un po' di reverb, e un po' di chorus. Notate come il suono risulta diverso, così è con, e così è senza. Il punto di questo video è che non importa il sintetizzatore che usi. Abbiamo visto che si possono ottenere gli stessi risultati con qualsiasi sintetizzatore. Quello che importa è la tua conoscenza di come usare le forme d'onda, di come mescolarle tra di loro, di come usare filtri, come usare LFO, come usare l'inviluppo ADSR e come usare gli effetti. Tutto questo ricade nell'ambito del sound design, di cui continueremo a parlare in futuri video. Madonna, ho registrato per un'ora. Ci metterò tanto per editare questo video. Se ti è piaciuto, lasciami un like, lasciami dei commenti, condividilo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!